Ehi ciao, io sono Francesco e oggi parliamo di Beethoven. Siamo tra 700 e 800, dopo Haydn e Mozart. Le sinfonie di Beethoven fotografano un cambiamento epocale, il passaggio tra due diversissime concezioni di arte e di artista, il passaggio tra due modi completamente diversi di fare musica e arte. Questo è evidente anche a un ascolto superficiale. Il senso della musica di Mozart, un compositore del Settecento, era il suo essere sottile, intelligente, ironica, come un racconto di Voltaire. Vivace, imprevedibile, sorprendente, semplice e chiara come la prosa di Diderot. La musica del Settecento è all'insegna dell'ordine strutturale e dell'armonia. Beethoven, in confronto a Mozart, è death metal. Beethoven è perentorio, pesante, violento, di un eroismo energico, intenso. Con Beethoven la musica cessa di essere un momento di bellezza sonora e diventa espressione della propria individualità emotiva, delle proprie emozioni più oscure e profonde. Nel 600-700 il musicista era un artigiano, un funzionario. In una corte faceva parte della servitù, come un cuoco. Noi ascoltiamo una cantata di Bach, un concerto di Corelli o un'opera di Monteverdi in una sala da concerto e senza renderci conto che la musica attraverso i secoli cambia di funzione, cambia l'intenzione di chi la fa e di chi l'ascolta e il contesto a cui è destinata. L'artista antico non faceva arte per se stesso, ma su commissione. L'opera suscitava emozioni, ma lo scopo ultimo dell'arte non era quello, era dare lustro alla Chiesa o a un committente, era rappresentare, informare, accompagnare una cerimonia religiosa o politica. Con Beethoven nasce l'artista per come lo conosciamo noi, solitario, ispirato, disordinato, dedito a scavare nella propria individualità. Beethoven è il primo musicista nella storia che parla di imperioso bisogno di comporre, che scrive per ispirazione, che scrive per se stesso, che concepisce l'arte come elevazione dello spirito, come espressione della propria interiorità, delle emozioni più profonde e ineffabili dell'animo umano. La musica non è mai stata così emozionante. Beethoven è un maestro nell'accumulare tensione, per esempio attraverso imponenti crescendo interrotti. È maestro alla fine nel rendere una risoluzione ancora più appagante e catartica. O è maestro nel creare contrasti nettissimi e impressionanti. Oppure crescendo esplosivi. Beethoven è tutt'oggi il compositore più rappresentato al mondo e addirittura il simbolo dell'Europa. Perché è così famoso? Perché Beethoven sa essere fottutamente pop. Paul Becker scrive che un musicista compone non solo ciò che si può leggere nella partitura, ma allo stesso tempo dà una raffigurazione ideale dell'ambiente e dell'uditorio. Nel Settecento la pratica dei concerti pubblici cresce, crescono le sale, ma soprattutto cresce il pubblico, masse sempre più nutrite di ascoltatori. La musica con Beethoven si fa sempre più grande, l'orchestra si allarga, i tempi si allungano e i suoi temi sono fatti per le masse, sono brevi, castici, immediati e ti rimangono davvero in testa. Where's everybody going? I temi di Beethoven non sono melodie ampie, sono gesti incredibilmente energici.
quasi violenti. Questo anche perché Beethoven è il compositore dell'eroismo rivoluzionario, della rivoluzione francese e dei valori della rivoluzione. Nel 1802 inizia a comporre la Sinfonia Eroica, la sinfonia che Beethoven dedica a Napoleone, portavoce della rivoluzione e liberatore d'Europa. Chiaramente, come sappiamo, Napoleone ha una svolta autoritaria a un certo punto e si incorona imperatore, anche se rimane comunque un gran figo. Hegel lo vede e lo descrive come l'anima del mondo seduta a cavallo, che si irradia sul mondo e lo domina. Beethoven, imbevuto di ideali rivoluzionari, deluso dalla svolta di Napoleone, straccia la dedica della sinfonia e la riscrive, sinfonia eroica dedicata al ricordo di un grande uomo. Per la prima volta una sinfonia esprime un forte impegno etico legato agli ideali umanitari rivoluzionari. Per la prima volta la musica diventa espressione di sentimenti legati all'eroismo, inquietudine, esaltazione, momenti tragici, trionfi. È la più estesa sinfonia mai concepita fino a quel momento, la più imponente, la più innovativa e emozionante mai scritta. Il primo movimento è una grande forma sonata. Inizia con l'equivalente musicale di sbattere il pugno sul tavolo. Come a dire, ora cazzo mi state a sentire. E poi c'è il primo tema, un tema di pochissime note, semplicissimo, sembra un segnale militare. Quell'alterazione finale lo rende pieno di tensione inespressa. Il tema viene subito ripetuto da tutta l'orchestra. Immaginate Napoleone, lo spirito del mondo che avanza a cavallo. C'è una sola parola per descrivere tutto questo ed è fomento. Se non sapete come funziona la forma sonata, trovate un mio video in cui lo spiego. Dopo il primo tema ci sono una serie di temi di transizione. La sinfonia ha una ricchezza tematica straordinaria. Dopo questo primo gruppo di temi di transizione approdiamo finalmente alla tonalità della dominante con un secondo tema molto evanescente che ci fa riprendere fiato, seguito poi da un altro gruppo tematico che culmina alla fine dell'esposizione con questi 11 violenti accordi che sembrano colpi di cannone. E siamo solo alla fine dell'esposizione, la sinfonia deve ancora iniziare. Lo sviluppo del primo movimento contiene un passaggio che è sicuramente la cosa più intensa mai ascoltata dagli spettatori della prima del 7 aprile 1805. Avete sentito le trombe, i corni come emergevano? I modelli tratti dalla musica francese rivoluzionaria sono spesso stati identificati come ispirazione per la musica di Beethoven, marce militari e funebri, squilli di trombe, fanfare, rulli di tamburo. Beethoven scrisse addirittura un brano, La vittoria di Wellington, che comprendeva dei cannoni a salve che sparavano realmente durante la rappresentazione. Il che ci porta al secondo movimento, che è infatti una marcia funebre, in cui risuonano potenti squilli di tromba e corni. La sinfonia, fino a questo punto della storia, era stata una forma composta da 4 parti con un carattere distinto. Con Beethoven le 4 parti della sinfonia diventano 4 volti della stessa persona, 4 tappe di un viaggio emotivo unitario. Immaginate la devastazione della guerra. Ma non c'è solo questo, è anche il canto funebre per la morte degli ideali della rivoluzione, con cui Beethoven stava davvero in fissa. Pensate che la sua unica opera, il Fidelio, contiene una critica al sistema carcerario del Settecento che neanche Cesare Beccaria. Bene, ora avete intuito la grandiosità di Beethoven. E se vi dicessi che Beethoven, l'uomo che ha fatto tutto questo, il più grande compositore della storia, era completamente sordo? Ecco perché era sempre così incavolato nei ritratti.
Ne parla lui stesso nel famoso testamento di Heiligenstadt. Il più grande compositore del mondo era diventato sordo quasi subito e lo divenne totalmente nel 1820. Nel suo scritto, a un passo dal suicidio, ci parla del dolore, del suo carattere scontroso, dell'isolamento, della vergogna. Beethoven capì subito qual era il suo destino, ai primi sintomi della sordità. Un mattino sentì il destino battere alla porta. È così che Beethoven definisce il tema icastico della Quinta Sinfonia, il destino che bussa alla porta. Beethoven è un eroe romantico, diventa sordo e continua a comporre, cambia la musica per sempre. Nelle sue lettere parla continuamente di afferrare il destino per la gola, sfidare il destino, non solo quello personale, ma anche il destino degli ideali rivoluzionari che sembravano naufragare. La Quinta Sinfonia è la lotta dell'uomo contro il destino e le avversità della vita, l'uomo che attraverso 1000 sofferenze giunge dal buio alla luce. Pensate alla volontà totalizzante di quest'uomo. Beethoven sapeva esattamente quello che faceva, è tra i primi artisti che parlano di lascito ai posteri. Il primo che si prende pause di riflessione per capire in quale direzione artistica andare. Haydn scrive qualcosa come 108 sinfonie, Mozart una cinquantina, Beethoven ne scrive 9. Ognuna è un colpo di cannone nella storia della musica. Let's rebuild Notre Dame and Happy Easter. Perché Beethoven è tutt'oggi il simbolo dell'Europa unita? Perché per tutta la vita ha difeso strenuamente quello che è stato il nucleo fondamentale dei valori europei, il rispetto della dignità umana, dell'uguaglianza e della libertà. Un grande abbraccio di tutta l'umanità. Tutti gli uomini saranno fratelli, recita l'inno alla gioia che si trova alla fine della 9ª sinfonia, la sinfonia corale. Secondo qualcuno doveva chiamarsi inno alla libertà, ma venne cambiato per evitare la censura controrivoluzionaria. Beethoven canta la fraternità umana, la vittoria dell'uomo su ciò che fisicamente e moralmente lo opprime, la sua vittoria sulla tirannide politica e quella sulle sue passioni. La musica di Beethoven ci fa intravedere un futuro luminoso di libertà e fraternità. What drive at Scott?